Quindi da qui adesso andiamo a realizzare dei punti alti. Potete iniziare con le solite 3 catenelle oppure, come faccio io, punto basso e 2 catenelle. Dopodiché andiamo a lavorare dei punti alti all'interno dello spazio che si è venuto a creare tra i punti alti, tra le barrette di punti alti. Questa è la catenella, noi dobbiamo lavorare proprio all'interno dello spazio. Quindi dopo il punto alto che abbiamo appena fatto andiamo ancora a lavorare un totale di 3 punti alti. Quindi entriamo nel primo spazio, realizziamo un punto alto, secondo spazio, secondo punto alto, terzo spazio, ultimo punto alto. Vedete? Abbiamo un totale di 4 punti alti. Adesso dobbiamo semplicemente lavorare 2 catenelle, 1 e 2, e un punto basso esattamente a metà del nostro ventaglietto, sempre lavorando negli spazi interni. Dopodiché riprendiamo quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto e andiamo ad eseguire un totale di 6 punti alti che andremo a distribuire su 2 ventaglietti, quindi 3 punti alti qua e 3 punti alti qui. 1, 2, 3, ventaglietto successivo, 4, 5 e 6. Vedete che si è formato questa specie di lettino. Praticamente andiamo a spostare questo punto in questo punto qua, esattamente come ho fatto per questa parte. Adesso stiamo costruendo questa parte qua, la parte sottostante. Quindi dopo le 6 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 e punto basso a metà ventaglietto, 2 catenelle e poi riprendiamo con le 6 maglie alte. 1, 2, 3, ventaglietto successivo, 4, 5 e 6. Dopo le 6 maglie alte, 2 catenelle, punto basso e 2 catenelle e poi si riprende. Questo è quello che dobbiamo fare per tutta questa riga. Ho terminato la mia riga, come vedete. Qua ho il punto basso con le 2 catenelle e in ultimo esattamente 4 punti alti come li ho fatti all'inizio. Adesso vado a voltare la mia lavorazione per il giro successivo. Quindi da qui devo eseguire un punto alto, quindi entro nel punto sottostante, realizzo il mio punto basso con le 2 catenelle, corrispondono quindi al mio punto alto, 2 catenelle. Praticamente adesso andiamo a ripetere esattamente il primo giro, quello che abbiamo fatto con le catenelle, punti bassi, le catenelle e il punto alto. Quindi 2 catenelle, allargo un po' il lavoro, vado in questo spazio, praticamente nello spazio delle 2 catenelle, e lavoro un punto basso. Dopo il punto basso tre catenelle, 1, 2 e 3, vado a realizzare un punto alto sul punto basso sottostante,
3 catenelle, 1, 2 e 3, punto basso nello spazio delle 2 catenelle. Vedete che stiamo riproducendo praticamente il primissimo giro di lavorazione. Quindi adesso 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e vado a fare il punto basso all'interno dello spazio delle 2 catenelle. Quindi salto tutte queste maglie alte, quindi le 6 maglie alte, inserisco l'uncinetto in questo punto, eseguo quindi il mio punto basso. 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, punto alto sul punto basso sottostante. 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto basso nello spazio delle 2 catenelle. E da qui questo è quello che devo sempre ripetere per tutta la riga. Quindi ve lo faccio vedere ancora una volta. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, vado nello spazio delle 2 catenelle, realizzo il mio punto basso. 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, punto alto sul punto basso. 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto basso nello spazio. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, punto basso nello spazio delle 2 catenelle. 3 catenelle, 1, 2 e 3, e mi chiudo col punto alto. E ripeto questa sequenza fino a terminare anche questa riga. Mi trovo in prossimità della fine del mio giro, della mia riga. Quindi ho eseguito il punto alto, le ultime 3 catenelle, punto basso nello spazietto tra le 2 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, e quindi qua mi devo chiudere con un punto alto. Dopodiché vado a voltare la mia lavorazione. Adesso dobbiamo fare praticamente questo giro qui per completare il nostro occhiello. Ve lo faccio vedere qua che si vede meglio. Questa parte qua dobbiamo fare. Questo filato è stupendo, ma si apre in una maniera incredibile. Quindi da qua devo realizzare un punto alto, quindi potete o fare il 3 catenelle o il punto basso con le 2 catenelle. Io preferisco tenere la catenella morbida e fare il mio solito punto basso e 2 catenelle. Adesso dobbiamo praticamente lavorare i 6 punti alti separati dalla catenella all'interno dell'archetto più grande. Io qua ho mezzo archetto, quindi andrò a lavorare un totale di 3 punti alti, quindi punto alto e catenella per 3 volte, quindi 1, 2 e 3. Sul punto alto, punto basso, catenella di separazione, vado nell'archetto grande successivo e lavoro i miei 6 punti alti separati dalla catenella. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e mi chiudo con un punto basso sul punto alto, e questo devo farlo fino a fine della riga.
Dopodiché andrò a tagliare il filato e cambiare il colore. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Allora, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto grande, punto alto e catenella per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, punto basso sul punto alto. Fate moltissima attenzione a contare che le maglie siano sempre 6. Ci vediamo quando terminiamo la riga. Mi trovo alla fine della riga e quindi devo fare l'ultimo pezzettino, dove, se vi ricordate, abbiamo semplicemente lavorato metà ventaglietto, quindi anche qui ne lavorerò metà, quindi 1, 2 e 3 punti alti che corrispondono esattamente a metà del mio ventaglietto. Dopodiché lavoro l'ultimo punto alto nell'ultimo punto alto sottostante. Come vedete abbiamo terminato di fare l'occhiellino completo, quindi qua annodiamo e tagliamo il filo per cambiare poi il colore. Quello che ovviamente avete fatto qui fatelo anche sull'altro lato, così fate prima. Quindi adesso vado a cambiare il mio colore, volto anzitutto la lavorazione, mi raccomando, e mi preparo quindi per eseguire questo giro. Quindi adesso mi aggancio qua e poi vi faccio vedere. Da qua vado a fare un punto basso e poi inizio la mia lavorazione. Dobbiamo praticamente fare questa conca in questo punto, in questo punto, vedete? Quindi man mano si sposta il vostro occhiello. Quindi da qui fate 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare i punti alti all'interno dei punti alti, quindi all'interno dello spazio, come abbiamo fatto prima. Quindi 1, 2, 3, ventaglietto successivo, 4, 5 e 6, 2 catenelle, punto basso. Vedete che i giri alla fine poi sono sempre gli stessi, cambia solo come iniziamo il primo punto. 2 catenelle, 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle e ripeto. Fate questo per tutta la riga. Mi trovo alla fine del mio giro, che io ho eseguito le ultime 3 maglie alte, quindi in totale sono 6, e da qui vado a fare come ho fatto all'inizio, quindi 2 catenelle, 1 e 2, e vado a fare un punto basso nell'ultimo punto. In questo modo. Dopodiché volto la mia lavorazione e siamo pronti per fare il giro successivo, che corrisponde esattamente al primo giro che abbiamo fatto, questo qua, quello degli archetti. Io vi faccio vedere solo l'inizio, poi potete andare avanti da soli. Quindi da qua mi alzo con 3 catenelle col punto alto,
devo praticamente lavorare poi solo sugli spazi dove ci sono i due punti, le due catenelle, questi qua. Vedete, qua c'è il punto basso e qua ci sono i piccolissimi archetti fatti con le 2 catenelle. Quindi punto alto, 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto basso all'interno dello spazietto. Qua dove si punti, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, punto basso nell'archetto, 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto alto sul punto basso, 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto basso nell'archetto, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, punto basso nello spazio, 3 catenelle, punto alto, scusate qua mi è saltato il filo, punto alto sul punto basso. E questa è la sequenza. Da qui in poi potete anche andare avanti da soli, perché tanto, come avete visto, i giri sono sempre gli stessi. Dopo aver fatto questo giro qui, andiamo a fare questo, quindi quello con i punti alti separati dalla catenella. Al termine andiamo a tagliare e a cambiare il filo. Eccomi qua. Allora, sono andata avanti con la lavorazione e ho lavorato i miei fianchi. Ho raggiunto la misura di 45 centimetri. Nel mentre, non so se ci state facendo caso, ma ho cambiato un pochino la voce, perché prima ho praticamente registrato questo video in giorni differenti e in questi giorni praticamente ho avuto dei problemi alla bocca, quindi sono dovuta andare dal dentista che mi ha fatto la devitalizzazione di un dente e non vi dico il dolore, però ci tenevo comunque a registrare un pochino di video per volta, perché comunque di giorno in giorno io creo sempre, però adesso sto abbastanza meglio, quindi possiamo andare avanti con la voce un po' più squillante. Detto ciò, allora adesso, dopo che avete fatto praticamente la realizzazione della vostra taglia, tenete presente che comunque il capo è molto elastico, quindi non fatelo proprio giusto giusto, perché poi sennò diventa troppo grande. Andiamo praticamente a segnare il nostro sottomanica, perché adesso dobbiamo cucire i fianchi, quindi muniamoci di marcapunti, ago e filo e andiamo a cucire i nostri fianchi. Per quanto riguarda lo scalfo della mia manica, ho deciso di farlo un po' più ampio perché voglio rispettare gli archetti, quindi mettendo gli archetti per intero. Vedete che qua c'è il marcapunti sul punto alto. Dal marcapunti alla mia spalla ho un totale di circa 21 centimetri. Ovviamente se voi la volete più stretta andate a farla un po' più corta, quindi contate un circolino di meno, perché se io mi metto il circolino di meno mi vengono 17-18 centimetri e io questa magliettina la voglio un po' più comoda, quindi ho messo il marcapunti qua praticamente a una distanza, ho contato 1 2 3 4 5 6 cerchietti. Dopodiché dal marcapunti del fondo dello scalfo ho messo i marcapunti fino ad arrivare praticamente al punto finale. Quindi adesso andiamo a cucire questa parte. Non vi preoccupate se abbiamo terminato con il lavoro che ho ondulato, perché tanto poi si sistema dopo quando lo cuciamo. Quindi adesso vado ad inserire il mio filo nell'ago e vi faccio vedere come proseguire con la cucitura del fianco. Per cucire, quindi, inserite il vostro ago in un filo e andate a bloccarvi nella parte interna del vostro capo. Io per sicurezza vado a fare anche un nodo, quindi io ho già inserito il mio filo, l'ho già annodato e adesso praticamente esco dal primo punto disponibile prendendo solo la costina interna, in questo modo qua. Dopodiché vado ad accostare l'altro capo, quindi l'altra parte del davanti o del dietro, e vado a cucire sempre prendendo la costina interna, facendo combaciare ovviamente i punti, e tiro.
non ci badate, questa è una codina, le codine poi se non l'avete nascosta adesso nascondetele poi alla fine come faccio io, non è un problema. Quindi andate a praticamente a cucire tutte le costine interne sia di un lato che dall'altro. Nel primo punto vi consiglio di passarci 2 volte, così andate a rinforzare meglio il punto di inizio della cucitura. Dopodiché andate nei punti successivi, quindi prendendo sempre le costine in questo modo e tirate. Questa è la parte del dritto del lavoro, punto su punto, piano piano, senza fretta, andate a fare le vostre cuciture. Quindi cucite in questo modo fino ad arrivare praticamente all'ultimo marcapunti. Dopodiché, per sicurezza, andiamo a dare ancora un paio di punti nell'ultimo punto cucito, come abbiamo fatto per l'inizio del lavoro. Una volta fatto un fianco, ovviamente dovete fare il secondo. E andate avanti così fino a completare la cucitura. Sono arrivata al mio sottomanica, quindi adesso vado semplicemente a dare 2 punti nello stesso punto. In questo modo do maggiore rinforzo alla cucitura. Dopodiché andiamo nella parte interna della lavorazione. Vi faccio vedere intanto la cucitura com'è, vedete? Non dà alcun fastidio il fatto che sia ondulata la parte del fianco, poi quando lo vestite non fa difetto. Quindi, come stavo dicendo, andiamo poi nella parte interna, quindi sul rovescio del nostro lavoro, e andiamo a fermare le codine tutte, perché poi questo lavoro dovete farlo anche sull'altro fianco. E una volta che avremo finito il nostro corpetto andiamo ad allungarlo, perché così per me è troppo corto. Vi consiglio di fare dei nodini, perché questo filo se no scivola. Fate il vostro nodino e camminate ancora un po', non tagliate mai il filo in prossimità dei nodi. Questo vale per qualsiasi creazione che fate, perché altrimenti il lavoro potrebbe disfarsi e poi c'è da piangere. Ecco qua, adesso possiamo tagliare. Quindi adesso andiamo a fare la stessa identica cucitura sull'altro lato. Ho unito entrambi i pezzi, quindi entrambi i fianchi. Come vedete qua ho già iniziato la prima manica e questo è il risultato. Vi dico finora quant'è la lunghezza, prendendo la misura dalla spalla andando verso il basso ho circa 38 centimetri. Quindi se voi volete fare una maglietta più corta, tipo un crop top, vi basterà fare semplicemente un giro a punto alto, giusto per rifinire la parte dell'orlo.
altrimenti se volete allungare il capo come adesso andrò a fare io, seguitemi. Prendete quindi il vostro gomitolo e andate a fare il solito cappietto, dopodiché andate ad agganciarvi direttamente nella parte relativa al fianco. Io andrò ad agganciarmi direttamente in corrispondenza della cucitura. Ovviamente sul dritto del lavoro, quindi fate passare il vostro cappietto e lo andate a bloccare. Da qui andiamo a fare un semplice giro a punti alti, quindi salgo con 3 catenelle, dopodiché vado ad eseguire i miei punti alti, allargo un pochino la maglia e cerco di realizzare dei punti il più vicini possibile, in modo tale da non formare dei buchi. Ad esempio nelle parti dove c'è il follino più largo vado a fare più maglie, nei fori più larghi vado a fare 3 maglie, invece dove c'è la barretta ne vado a fare 2. Qua ho la barretta e quindi ne faccio 2, 1 e 2. Nell'occhiello, quindi nella parte più larga, 3 punti. Nella barretta 2. Se vi sembrano ancora troppo distanti i punti, fate più punti, non c'è problema. E andate praticamente avanti così fino a formare tutta la parte lavorata a punto alto nel vostro orlo. Dopodiché andiamo a contare quante maglie abbiamo eseguito per andare a sistemare il nostro multiplo di lavorazione, perché poi andremo a cambiare il punto. Quindi andate avanti così, realizzate tutti i vostri punti alti, dopodiché andate a chiudervi semplicemente con il solito punto bassissimo nel primo punto disponibile. Ho terminato il mio giro di punti alti. In questo momento ho un totale di 292 punti alti, tenendo presente che il multiplo di lavorazione che ci serve è di 18. Adesso andremo a fare quindi un giro aggiungendo le maglie che ci servono. Quindi nel mio caso vi faccio vedere, allora ho 292 punti, il multiplo è di 18, verrebbe 16,2, quindi facciamo 17 moduli per 18 che è il multiplo, devo arrivare quindi ad avere 306 punti, quindi meno 292 devo realizzare un totale di 14 aumenti. Una volta quindi che avete trovato le maglie che vi servono, andate semplicemente a posizionare i vostri vari marker su tutto il perimetro della vostra maglia. Dopodiché andremo insieme a fare
i nostri aumenti. Ho posizionato i marcapunti che corrispondono quindi agli aumenti. Come ho detto, nel mio caso devo fare 14 aumenti, quindi ho aggiunto 14 marcapunti. Ovviamente, se voi non volete il capo verso l'orlo troppo morbido, potete fare delle diminuzioni. Io preferisco mettere degli aumenti in più perché lo voglio un po' più morbido. Detto ciò, per fare gli aumenti vi basterà semplicemente lavorare 2 punti alti nello stesso punto. Quindi iniziamo insieme il giro. Anche questo giro è sempre di punti alti. Potete alzarvi con 3 catenelle oppure con un punto alto e 2 catenelle a vostra discrezione. Quindi lavorate semplicemente punto alto su punto alto sino ad arrivare ai vostri marcapunti. Arrivati al marcapunti, come ho detto, lavorate semplicemente 2 punti alti all'interno dello stesso punto, in questo modo. E proseguite quindi a lavorare punto su punto. Per posizionare i marcapunti non è necessario che le maglie di distanza, quindi tra un marcapunti e l'altro, siano uguali. L'importante è che li distribuiate in maniera un pochino omogenea, in modo tale da non avere gli aumenti uno proprio attaccato all'altro. Proseguite quindi con la lavorazione punto alto su punto alto sino al prossimo marcapunti. Vi faccio vedere ancora una volta come fare l'aumento. Quindi lavorate, come ho detto, punti alti su punti alti, poi al marker lo rimuovete e andate nello stesso punto a lavorare i vostri 2 punti alti. Quindi uno l'abbiamo fatto, questo è il secondo e questo è il nostro aumento. Proseguite quindi con la vostra lavorazione e a fine giro chiudete come sempre il giro a punto bassissimo. Quindi vi aggancerete alla terza catenella e chiudete il giro. Nel caso in cui invece non vogliate fare i punti di aumento ma delle diminuzioni per arrivare al vostro multiplo, vi basterà fare in questo modo. Quindi andate semplicemente a lavorare una maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto, punto successivo, un'altra maglia alta non chiusa. Avrete 3 punti sul vostro uncinetto e li chiudete tutti insieme e vedete che le maglie da 2 diventano 1. Questo nel caso, come ho detto, che voi non volete fare gli aumenti ma delle diminuzioni per arrivare al multiplo. Ve lo faccio vedere ancora una volta, quindi caricate il filo sull'uncinetto, andate nella maglia successiva, lavorate un punto alto non chiuso, riprendete il filo sull'uncinetto, andate nel punto successivo e fate la stessa cosa, quindi chiudete la maglia per metà. Vi rimangono le 3 asoline sull'uncinetto e le chiudete tutte e 3 insieme. Vedete che qua ci sono 2 punti e sopra ne abbiamo solo più uno. Dopo che avrete terminato e chiuso questo giro, siamo pronti per eseguire quindi il giro successivo. Da qua mi alzo con una catenella e vado ad eseguire subito un punto basso nello stesso punto. Vado a mettere il marcapunti. Dopo il punto basso 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7.
filo sull'uncinetto, salto 8 punti di base, 1 2 3 4 5 6 7 8 ed entro nel nono e realizzo un ventaglietto composto da 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle e altri 2 punti alti, 1 e 2, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, conto 8 punti di base, 1 2 3 4 5 6 7 8, entro nel nono e realizzo il punto basso per eseguire il modulo successivo. Questo è il primo modulo che abbiamo eseguito, dobbiamo fare questo per tutto il giro. Quindi dopo il punto basso 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, filo sull'uncinetto, salto 8 punti, 1 2 3 4 5 6 7 8, entro nel nono e realizzo il mio ventaglietto, quindi 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2 e altri 2 punti alti, 1 e 2, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7, conto 8 punti di base, 1 2 3 4 5 6 7 8, entro nel nono e realizzo il punto basso e vado avanti così fino a terminare questo primo giro. Eseguite le ultime 7 catenelle, andate semplicemente a chiudervi nel punto basso con il solito punto bassissimo e da qui siamo pronti per eseguire il secondo giro di questo punto. Quindi da qui realizzo un punto alto che consiste o in 3 catenelle o punto basso e 2 catenelle. Dopo il punto alto dobbiamo eseguire un totale di 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, filo sull'uncinetto e andiamo nel primo punto alto e lavoriamo un punto alto. Dopo il punto alto 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto e andiamo a metà del nostro ventaglietto, in pratica dove c'è lo spazio, e realizziamo un punto alto, 2 catenelle e ancora un punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e andiamo nell'ultimo punto alto ed eseguire il punto alto. Dopo il punto alto 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, filo sull'uncinetto, punto alto su punto basso. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto questo secondo giro, quindi lo facciamo ancora una volta insieme. Dopo il punto alto 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto dei due, realizzo un punto alto, 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro nello spazio delle 2 catenelle e realizzo un punto alto, 2 catenelle e ancora un punto alto, 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, vado nell'ultimo punto alto, realizzo il punto alto, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, punto alto sul punto basso. Andate avanti così fino a terminare anche questo giro. Una volta che avrete terminato il vostro giro, andate come sempre a chiudervi con il punto bassissimo nella terza catenella. Dopodiché siamo pronti per eseguire il giro successivo. Per questo giro ci alziamo sempre con 3 catenelle o con il punto basso e le 2 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto.
Dopo il punto alto facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, andiamo a realizzare un punto alto nel punto alto, un punto alto all'interno dello spazio, quindi subito dopo, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e all'interno dello spazio andiamo a lavorare 2 punti alti, 2 catenelle e ancora 2 punti alti. Due catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, entriamo in questo spazio, realizziamo un punto alto e un punto alto sul punto alto, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e punto alto su punto alto, e questa è la sequenza che dobbiamo lavorare per tutto questo giro. Quindi dopo il punto alto 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto alto sul primo punto alto disponibile, punto alto subito nello spazio, 2 catenelle e all'interno dello spazio del punto V lavoriamo 2 punti alti, 2 catenelle e ancora 2 punti alti, 2 catenelle, punto alto all'interno dell'ultimo spazio, punto alto sul punto alto, 3 catenelle e riniziamo la sequenza, quindi punto alto su punto alto e poi si va avanti. Andate avanti così fino a terminare anche questa riga. Per il giro successivo, una volta che vi siete chiusi, andate sempre a lavorare il vostro punto alto sul punto alto, dopodiché facciamo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, lavoriamo punto alto su punto alto, quindi 1 e 2, un punto alto nello spazio, quindi abbiamo un totale di 3 punti alti. Vedete che abbiamo fatto di giro in giro un aumento, siamo partiti con un punto alto per poi averne 2 e adesso ne abbiamo 3. Dopo i punti alti sempre 2 catenelle, vado all'interno del mio ventaglietto e anche qui vado ad aumentare, sotto ho 2 punti alti, quindi adesso diventano 3, 1, 2 e 3, 2 catenelle, nuovamente 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle, filo sull'uncinetto nello spazio, punto alto nei 2 punti alti successivi, una catenella, punto alto su punto alto, e questa è la sezione che dobbiamo fare per tutto questo giro. Quindi ripeto, dopo il punto alto una catenella, punto alto su punto alto per un totale quindi di 2 punti alti, punto alto all'interno dello spazio, 2 catenelle, 3 punti alti all'interno del ventaglietto, 2 catenelle, altre 3 maglie alte sempre all'interno del mio ventaglietto, due catenelle, punto alto nello spazio e i 2 punti alti sui 2 punti alti sottostanti.
catenella e chiudo col punto alto e vado avanti così fino a terminare anche questo giro, dove mi andrò a chiudere come sempre con un punto bassissimo. Ho terminato anche questo giro e adesso mi preparo per fare l'ultimo giro di aumenti, quindi mi alzo con le 3 catenelle o con il punto basso e 2 catenelle, l'importante è che eseguiamo il punto alto, non faccio catenelle di separazione ma carico subito il filo sull'uncinetto e vado a lavorare i 3 punti alti che seguono: 1, 2 e 3. Punto alto all'interno dello spazio, vedete che adesso i punti alti sono passati da 3 a 4, sempre 2 catenelle e anche nel ventaglietto aumento di 1, quindi le maglie da 3 passano a 4, 1, 2, 3 e 4, sempre 2 catenelle, vado a fare la stessa cosa sull'altro lato, quindi 4 punti alti all'interno sempre del mio ventaglietto, due catenelle, punto alto all'interno dello spazio e 3 punti alti nei 3 punti alti successivi. Punto alto su punto alto. E questa è l'ultima sequenza che dobbiamo lavorare, quindi ripetiamo questa per tutto il giro, ve lo faccio vedere ancora una volta. Quindi dopo il punto alto non faccio catenelle ma vado direttamente a realizzare i punti alti per un totale di 4, quindi 3 sui punti alti sottostanti e 1 nello spazio. Due catenelle e il ventaglietto di 4 punti alti. Le catenelle sono sempre 2, termino il mio ventaglietto con le 4 maglie alte, due catenelle, punto alto nello spazio, punto alto su punti alti. Una volta che avrete terminato questo giro, potete decidere se mantenere il filato dello stesso colore o cambiarlo. Se lo cambiate, andate a fare il nodino, tagliate il filo e poi vi agganciate in un punto diverso rispetto a dove vi siete fermati. Quindi se ipoteticamente avete tagliato il filo in questo punto, andate nel punto alto successivo. In questo modo il lavoro viene più bello, più pulito. Nel mio caso invece voglio continuare ad usare questo filo, questo colore, quindi farlo interamente bianco. Da qui in poi i giri sono sempre gli stessi, quindi ho terminato con questo giro, devo riprendere con questo. Praticamente dobbiamo fare punto alto su punto alto, se vi ricordate abbiamo iniziato col punto basso, però da qui in poi il punto basso non si deve più fare. Sui punti alti lavoriamo sempre il punto alto, poi andiamo a realizzare le 7 catenelle,
andiamo direttamente nel ventaglietto. Vedete, io ho già iniziato il giro. Andate direttamente nel ventaglietto e realizzate i 2 punti alti con le 2 catenelle e i 2 punti alti. Stessa cosa sull'altro lato, 7 catenelle e punto alto per iniziare il modulo successivo. E questo sarà il giro da fare, quindi questa è la sequenza da fare per tutto il giro. Una volta terminato il giro, andate a ripetere la seconda riga. Prendete sempre come riferimento i giri sottostanti, quindi questo è il primo giro, questo è il secondo, quindi andrete a mettere un punto alto nel primo e nell'ultimo punto alto del ventaglietto, mentre all'interno del ventaglietto andrete a lavorare un punto alto, 2 catenelle e punto alto, sempre separati dalle 2 catenelle, mentre le catenelle da punto alto all'altro punto alto saranno 5. Quindi ripeto, per il secondo giro farete punto alto, 5 catenelle, punto alto nel primo punto alto, 2 catenelle, ventaglietto è praticamente composto da punto alto, 2 catenelle e punto alto, e ripetete sull'altro lato, quindi 2 catenelle, punto alto nell'ultimo punto alto, 5 catenelle e poi iniziate col punto alto. Terzo giro, guardate quello del giro sottostante. Andate praticamente ad ogni giro ad aumentare i punti alti del ventaglietto e i punti alti nelle parti laterali del ventaglietto, diminuendo le catenelle subito dopo i punti alti, mentre la coppia di catenelle tra i punti alti e il ventaglietto, ventaglietto e punti alti rimangono sempre e solo 2. Detto ciò, andate avanti tranquillamente da soli, perché come vedete il lavoro è davvero semplice. Sono andata avanti con la mia lavorazione e ho eseguito un totale di 4 moduli interi, di cui l'ultimo modulo sono andata a modificare il numero dell'uncinetto, ossia sono passata dal 3 al 3,5. Vi dico la misura che ho ottenuto. Quindi partendo dalla spalla ho circa 54 centimetri. Adesso andiamo a terminare quindi la nostra maglietta con la manica. Come vedete io una l'ho già fatta e l'ho fatta esattamente richiamando questo motivo, quindi adesso munitevi del colore che vi serve, perché dobbiamo sempre alternarli. Fate il cappetto iniziale e seguitemi. Una volta che avete fatto il vostro cappetto, prendete la vostra maglietta e andate ad inserire praticamente l'uncinetto nel punto centrale di questo archetto, quindi 2, 3 in questo punto, perché adesso andiamo a ripetere questo motivo. Quindi fate passare il vostro cappetto, lo andate a chiudere e adesso dobbiamo praticamente fare il giro, questo qua. Quindi una volta che vi siete inseriti a metà di questi punti, fate un punto basso, dopodiché 2 catenelle, perché dobbiamo iniziare con questo giro, e poi andate a fare le maglie alte tra le maglie alte sottostanti, ricordandovi quindi di rispettare il numero. Quindi dobbiamo fare 3 maglie alte su un lato, qua c'è la cucitura e quindi noi la saltiamo, andiamo direttamente in questa parte,
quindi carico il filo sull'uncinetto, come ho detto 3 maglie alte le ho già fatte, e vado a fare le altre 3. 1, 2 e 3. Dopodiché 2 catenelle, 1 e 2, punto basso in questo punto, quindi a metà, 2 catenelle e 6 maglie alte, quindi 3 in questo cerchio e 3 nell'altro. Come vedete la manica è davvero super facile, perché andiamo semplicemente a seguire i punti come abbiamo fatto fino adesso, rispettando ovviamente il giro di lavorazione. Vedete, sono 6, quindi 2 catenelle, punto basso in mezzo, e procedo a realizzare tutto questo giro in questo modo. Al termine della riga andate semplicemente nel punto basso e vi chiudete con un punto bassissimo, e da qui proseguite con i vostri giri. Tra l'altro qua è più facile perché stiamo lavorando in tondo, quindi da qua vi faccio vedere ancora come avviare. Dobbiamo fare il giro di preparazione per poi eseguire l'ultimo giro, quindi dobbiamo fare il giro di catenelle. Mi trovo sul punto basso e qua vado praticamente a realizzare il punto alto. Dopo il punto alto abbiamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto basso nello spazietto, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto le 6 maglie alte, vado praticamente nello spazio, lavoro il mio punto basso, 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, punto alto sul punto basso e ripeto 3 catenelle, 1, 2, 3, punto basso nello spazio, quindi subito dopo il punto basso, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto, no scusate, dobbiamo lavorare la maglia bassa, salto tutte le maglie alte, vado nello spazietto, punto basso, 3 catenelle, punto alto sul punto basso, 3 catenelle, punto basso e vado avanti così fino a terminare il giro. Per terminare il giro dovete completare quindi con il punto basso le 3 catenelle e poi vi chiudete sul punto alto con un punto bassissimo. Adesso dobbiamo fare l'ultimo giro, perché poi andremo a cambiare il colore, quindi dobbiamo fare l'archetto completo, ossia il punto alto con la catenella per 6 volte. Sul punto alto invece andiamo a fare il punto basso, quindi mi trovo già sul punto alto, vado a fare quindi il mio punto basso con la catenella di separazione e poi vado a lavorare i miei punti alti, catenella per 6 volte.
Mi raccomando, controllate sempre che avete fatto i 6 punti e non di più. Sul punto alto il punto basso, e questo è quello che devo fare fino a completare il giro. Dopodiché andiamo a tagliare il filato e cambiamo colore. Per cambiare colore praticamente andate ad unirvi però da un'altra parte che non sia dove avete tagliato il filo, quindi su un altro archetto, così il lavoro viene più pulito. Comunque adesso ve lo faccio vedere come fare. Al termine andate come sempre a chiudervi con il punto bassissimo, in questo caso sul punto basso. Quindi fate il nodino perché dobbiamo cambiare il colore, tagliate e tirate. Avete visto che il procedimento è esattamente lo stesso che abbiamo fatto sui fianchi, solamente che qua lavoriamo in tondo e non facciamo più i giri di andata e ritorno. Per cambiare colore vi fate il solito cappietto e anziché, come ho detto prima, unirvi dove abbiamo tagliato il filo, spostatevi, andate ad unirvi. Vabbè che tanto qua ci dovremo spostare comunque perché noi dobbiamo iniziare con questo giro, quindi andate direttamente a metà di un archetto, che sia qua o qua, è indifferente. Vi agganciate con il vostro filato, io ve lo faccio vedere tanto poi lo disso perché lo faccio dopo, e poi iniziate quindi il vostro lavoro con il punto basso, le 2 catenelle e i punti alti, esattamente questo giro qua. Vi faccio vedere quanti giri ho fatto per la mia manica. Questa è la manica che ho già terminato e ho fatto un totale di 1 2 3 e 4 giri, dopodiché ho tagliato i fili e ho nascosto tutte le codine. Adesso vi faccio vedere la scollatura. Per quanto riguarda la scollatura, se vi piace così potete lasciarla. Io la trovo un po' troppo scollata, ma di poco, e mi dà un po' fastidio, quindi vado a riprendere tutta la mia scollatura lavorando in costa 1-1. Quindi adesso mi prendo il filo bianco e vi faccio vedere come faccio il solito cappietto e mi vado a agganciare sul centro della spalla, qua. Dopodiché faccio passare il mio cappietto e lo vado a bloccare senza alzarmi di catenelle. Pesco direttamente il mio filo e vado nella maglia alta sottostante, lavoro una maglia a rilievo davanti. Come dicevo, questo filato è stupendo, ma si apre veramente in una maniera incredibile. Quindi punto alto, e l'ho andata a chiudere. Filo sull'uncinetto, punto successivo, rilievo dietro, e questo è quello che devo fare, quindi alternando i punti
uno a rilievo davanti con uno a rilievo dietro. Ovviamente questo passaggio non è obbligatorio, perché ripeto, se vi piace già la vostra scollatura tenetela così com'è. Io voglio dargli un'ulteriore rifinitura. Vado avanti fino ad arrivare alla parte dell'angolo, quindi qua. Sono arrivata quindi nella parte interna, vedete che qua c'è l'angolo, qua ho due punti alti, vedete, 1 e 2, e poi la maglia gira, vedete che qua c'è l'angolo praticamente dove abbiamo fatto gli aumenti della piastrella. Quindi andiamo ad addolcire quest'angolo prendendo in pratica entrambe le maglie in questo modo. Io qua ho lavorato il punto a rilievo dietro, quindi ovviamente queste le devo prendere a rilievo davanti, quindi prendo praticamente il punto così, lo chiudo e vado avanti lavorando poi punto su punto. Ovviamente questo devo farlo anche per gli altri tre angoli. Vedete che già solo con un giro, guardate che carino che è. Quindi io vado avanti, finisco questo giro e poi ne faccio solo ancora più uno, dopodiché anche il collo sarà finito. Vado ovviamente a terminarmi la manica e poi vi faccio vedere il capo terminato e indossato dal manichino. Quindi qua proseguite tranquillamente a lavorare le vostre coste. Quando arrivate all'angolo qua, che sia rilievo davanti o rilievo dietro, prendete tutto l'angolo così. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio. Vedete che qua c'è l'aumento, questo è l'ultimo punto alto, poi va a salire, entrate qua dentro e prendete il punto in questo modo, in maniera tale da avere due punti insieme, vedete, 1 e 2, così addolcite un pochino l'angolo. Ovviamente avete anche gli altri due, perché ci sono i due angoli così sul davanti e sul dietro. Vado avanti, come vi ho detto, ci vediamo tra poco. Ed ecco il modello terminato e indossato dal manichino. Spero che il mio progetto vi sia stato di ispirazione, che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, commentate al di sotto, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. In questo modo non vi perderete i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!